Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio e benvenuti nel mio canale. Ed oggi parliamo del Valeton GP5, un pedalino veramente minuscolo, perché lo vedete, più piccolo di così io non so proprio dove si potrebbe andare. Valeton GP5 ha fatto molto parlare di sé, sicuramente per il prezzo, sicuramente per le funzioni, per le caratteristiche e naturalmente anche per le dimensioni. Per chi non lo conoscesse, il Valeton GP5 è un multi-effetto super, iper, mega compatto, lo vedete. Inoltre è anche abbastanza economico, perché il prezzo di mercato oggi si aggira intorno ai 70-80 euro, quindi penso che sia come prezzo abbordabile e raggiungibile un po' da tutti. Ma la caratteristica che lo ha reso famoso è la capacità di poter caricare e riprodurre i profili realizzati con NAMM. NAMM è un sistema open source gratuito che ci permette di catturare il suono della nostra strumentazione per riprodurlo in digitale. È un sistema digitale dunque che può funzionare egregiamente anche per conto proprio, come vi farò vedere oggi in questo video, ma in realtà ha trovato largo utilizzo e un grande successo se integrato in pedaliera, quindi utilizzare il Valeton GP5 per la simulazione di amplificatori e qualcos'altro, e altra effettistica che aggiungiamo noi con pedali esterni collegati prima o collegati dopo. Ma prima di proseguire ci tenevo a darvi qualche specifica di questo pedale, qualche caratteristica cara a noi chitarristi. Dunque, visto che si tratta di un sistema digitale, parliamo un attimo della qualità audio intesa come definizione e risoluzione, vale a dire la frequenza di campionamento. In questo caso la conversione digitale avviene in 24 bit 44.100 Hz. Ecco, io non grido al miracolo perché è un po' uno standard, sostanzialmente è la stessa qualità di conversione che troviamo in un Ampero, che troviamo in una Moer, mentre a livello più elevato, quindi se andiamo per esempio in prodotti professionali come Fractal o Quad Cortex, ecco là ci troviamo a 24 bit 48 kHz, quindi abbiamo già una frequenza di campionamento leggermente superiore. Ovviamente ci sono anche altri sistemi, mi viene in mente per esempio Tonex che lavora a 192 kHz, quindi ancora di più. Va da sé che naturalmente maggiore la frequenza di campionamento, maggiore sarà il dettaglio, maggiore sarà sostanzialmente la risoluzione, no, del nostro suono. E ovviamente maggiore la frequenza di campionamento, maggiore dovrà essere il processore, ovvero c'è bisogno di più potenza per poter gestire elevati numeri. Ecco, in questo caso il Valeton GP5 è un prodotto economico, dunque anche per rimanere contenuti non solo nelle dimensioni ma anche nel prezzo è stato optato per i 24 bit 44.100 Hz, che voglio ricordare siamo a livelli di Ampero, siamo a livelli di Moer e giù di lì. Come vi accennavo prima e vedremo tra un attimo, al suo interno troviamo oltre 100 effetti tra riverberi, delay, chorus, distorsori che possono essere modificati e editati come piace a noi. Oltre a questo abbiamo le simulazioni anche di amp e cab. Le simulazioni di amp utilizzano il suo sistema, il suo algoritmo proprietario che si chiama Snaptone. Ne troviamo già 50 precaricati, quindi abbiamo sostanzialmente già 50 amplificatori subito qui dentro e altri 30 che possono essere caricati dall'utente. Questi 30 amplificatori che possono essere caricati dall'utente sono proprio i profili NAMM, quindi potremo prenderci il nostro profilo NAMM preferito, caricarlo all'interno del GP5. Naturalmente, e qui è giusto sottolineare, c'è una conversione Quindi il profilo NAMM non viene riprodotto in maniera originale, senza compressione, senza conversione, ma per poter essere letto e riprodotto dal processore, che naturalmente è limitato, deve essere
convertito prima. Sostanzialmente sappiamo come i profili NAND siano molto pesanti e richiedono dei processori molto potenti per essere riprodotti in maniera nativa, e questo lo fa per esempio, come vi dicevo, il Dark Glass Anagram o il Dimehead. Questo prodotto naturalmente, che è più economico e ha anche un processore dalle prestazioni notevolmente inferiori ovviamente, per poter riprodurre questi profili necessita di una conversione. Questa conversione gli permette di snellire sostanzialmente il file in modo da essere riprodotto. Sostanzialmente un esempio che ho fatto spesso è come prendere un file WAV e convertirlo in MP3, è come prendere un file TIFF molto pesante e convertirlo in JPEG. Sono tutte conversioni che vanno naturalmente a togliere informazioni, vanno a comprimere il file, vanno a degradare il contenuto. Quindi ecco, non aspettiamoci di avere la stessa medesima qualità che troviamo nel NAND player, chiaro? Perché ovviamente c'è una conversione di mezzo e questa conversione naturalmente implica anche una certa dose di degrado. Oltre a questo supporta anche gli impulse response di terze parti. Questo significa che possiamo caricare qui dentro i nostri impulse response preferiti in formato WAV fino a un massimo di 30. Naturalmente, se collegato tramite USB al computer, funziona come scheda audio. Ormai questo lo fanno tutti i sistemi digitali di oggi, che ci permetterà quindi di registrare quello che stiamo suonando o di riprodurre quello che arriva dal nostro computer. Naturalmente abbiamo anche un accordatore integrato e questo foot switch che può essere programmato per svariate funzioni. Tutto quanto il sistema funziona, attenzione bene, solo ed unicamente con il smartphone. Vale a dire che per gestire questo pedale, per fare editing, per modificare il suono, per cancellare, rinominare, dobbiamo sempre utilizzare l'applicazione naturalmente gratuita che possiamo scaricare e installare nel nostro smartphone. Purtroppo on board da solo così non possiamo fare niente se non cambiare preset o accendere l'accordatore. Le dimensioni sono veramente molto contenute, lo si nota chiaramente se lo mettiamo a confronto di un comunissimo pedalino Boss. Il Valeton GP5 è realizzato in metallo, molto robusto. Da una parte abbiamo un ingresso jack per collegare la nostra chitarra, mentre dall'altra parte abbiamo un'uscita stereo dove possiamo collegare ad esempio un paio di cuffie, oppure possiamo collegarci attraverso l'utilizzo di un cavo ad Y ad una scheda audio o a un mixer. Frontalmente abbiamo la presa USB-C che ci permette di collegarlo al computer per utilizzarlo come scheda audio e anche per alimentarlo. Infatti il Valeton GP5 può essere alimentato anche tramite USB-C, oppure possiamo decidere di alimentarlo con il classico spinotto per pedalini con centro negativo. Frontalmente abbiamo uno schermo che ci mostra il menu, un controllo generale del volume e questo qui che è un encoder che può essere ruotato e premuto per muoverci attraverso il menu. Diamo un'occhiata a come collegarlo e utilizzarlo con lo smartphone. Appena colleghiamo l'energia elettrica, il pedale si accende ed è pronto per essere utilizzato. Chiedo scusa fin da subito, ma purtroppo lo schermo ha una luminosità molto elevata e non è possibile regolarla. Le prime cose da sapere, naturalmente il controllo del volume ci permette di regolare il volume generale di tutto il pedale, mentre se premiamo il pulsante passiamo al preset successivo. Quindi questo pulsante ci permette di avanzare tra
i 100 preset disponibili. 50 sono preset di fabbrica, gli altri 50 sono preset dell'utente. Naturalmente il comportamento e le funzioni di questo pulsante possono essere modificate dall'apposito menu, ma lo vedremo in seguito. Posso anche muovermi tra i preset semplicemente ruotando l'encoder che trovo qui in alto. Inoltre, se premo e tengo premuto il foot switch, attiverò la modalità di accordatore. Per uscire dalla modalità premo nuovamente il foot switch. Altre funzioni interessanti le troviamo se premiamo il pulsante in alto a destra. Qui entriamo in un menu dove c'è possibile regolare il livello di ingresso, dove possiamo disattivare globalmente la simulazione di cabinet, regolare i livelli audio USB, audio Bluetooth, fare il factory reset, cambiare il linguaggio. Ecco, questo è tutto quello che ci permette di fare il pedale. In realtà gran poco, ossia non possiamo fare editing, non possiamo modificare i nostri preset. Per fare questo dobbiamo collegarci al nostro smartphone e lo potremo fare solo e unicamente da smartphone. Innanzitutto attiviamo il Bluetooth da Valeton GP5, premendo e tenendo premuto per un paio di secondi l'encoder. Dopodiché avviamo l'applicazione Valeton Suite, disponibile sia per Android che per iOS. Clicchiamo sul pulsante di collegamento ed eccolo che in automatico lo ha già rilevato. Connect device e voilà! Il nostro Valeton GP5 è correttamente collegato al nostro smartphone. Ora, se avanzo con i preset premendo il foot switch, vedrete come le modifiche, ovvero dei preset, si ripercuotono in tempo reale anche sullo smartphone. Quindi la nostra finestra sul pedale, tutto quello che possiamo fare avviene dall'app. In realtà tutto ciò è abbastanza semplice e abbastanza ovvio e intuitivo. Qui in alto a sinistra abbiamo l'elenco di tutti i 100 preset, quindi possiamo selezionare un preset anche semplicemente da qui. Possiamo avanzare con queste frecce o retrocedere e inoltre possiamo modificare tutto quello che vogliamo. Ad esempio, se vado e clicco sul pre, posso andare a modificare l'effetto presente in questo blocco. Ad esempio in questo caso abbiamo un compressore. Se clicco sulla freccia, ecco che abbiamo un compressore, abbiamo un boost, un micro boost, un touch, un cry, un octaver, un pitch, un detune e via dicendo. Se clicco sul distorsore, ad esempio, vedo che abbiamo un OD green, quindi praticamente presumo la simulazione di un tube screamer. Seleziono per esempio, invece di un green OD, seleziono ad esempio un super OD. Me ne scelgo un altro, provo per esempio a mettermi plus torsion. Posso andare naturalmente a regolare i parametri gain, tono e volume. Se lo voglio spegnere, semplicemente premo su questo pulsante qui. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. Lo stesso dicasi anche ovviamente per l'amplificatore, dove troviamo in questo caso un Clean Dark Twin. Posso cambiare amplificatore scegliendone uno fra i tanti propostimi, per esempio mi scelgo un UK800,
molto probabilmente sarà un Marshall JCM 800. Oppure il super pulitissimo Roland JC 120. E naturalmente, come comunemente avviene in molti altri sistemi, possiamo selezionare il volume, possiamo regolare i bassi, i medi, gli alti e via dicendo. Questa cosa avviene in maniera simile anche per gli altri effetti. Ad esempio, se vado sulle modulazioni, accendo le modulazioni, scelgo il tipo di modulazione, ad esempio un phaser, e faccio le regolazioni del caso. Scelgo ad esempio un chorus. Alla stessa maniera posso scegliere anche e modificare un delay ed un riverbero. Voglio farvi notare che alcuni effetti, attenzione, non tutti, possono essere disposti come vogliamo. Ad esempio le modulazioni, mi basta premere e tenere premuto e spostare la modulazione nella posizione che più preferisco. Lo stesso dicasi per il delay o per i riverberi. Ad esempio un amplificatore non lo posso spostare, un distorsore non lo posso spostare, quindi ci sono delle limitazioni sull'ordine che può avere la catena effetti. Una volta che abbiamo terminato di modificare il nostro preset, è bene salvare le modifiche. Ci basterà cliccare sul simbolo del dischetto che troviamo in alto a destra. Qui possiamo scegliere una locazione, quindi possiamo salvare questo nuovo preset in qualsiasi altro punto e dargli il nome che preferiamo. In questo caso, per semplicità, lascio tutto così com'è. Ora voglio mostrarvi come caricare i propri impulse response e profili. Io vi mostro come farlo da smartphone perché secondo me è la cosa più semplice e la cosa più pratica, però voglio ricordarvi che esiste anche la versione da PC, quindi vi basterà scaricare e installare l'editor sul vostro PC, collegare il Valeton GP5 tramite cavo USB e potrete fare la stessa identica cosa anche da computer. Quindi in questo caso vado e seleziono il blocco cabinet. Qui naturalmente abbiamo tutta una selezione di cabinet già inclusi e ad un certo punto troviamo scritto user IR1, user IR2 e via dicendo. Abbiamo, come vi ho già detto, 20 slot dove inserire i nostri personali IR. Clicco sui tre puntini qui di fianco e scelgo Import IR File. Qui mi si aprirà una schermata, la finestra con il browse del mio smartphone, o magari se utilizzate un cloud come Google Drive o Apple iCloud avrete accesso anche ai file nel cloud. Vado alla ricerca della mia cartella dove ho i miei file di esempio, eccola qua, NAM e IR Roby, e mi scelgo un mio IR. Per esempio potrei scegliermi questo qua, Marshall D421. Attendiamo un attimo ed ecco che l'IR è stato inserito. Lo seleziono e voilà. Per caricare i profili NAM la questione è molto simile se non identica, però attenzione, non dobbiamo andare nel blocco AMP, ma dobbiamo andare nel blocco che troviamo qui di fianco, ossia Snaptone. Questo è il blocco che ci permette di caricare profili esterni.
Attenzione, perché nel momento che lo attiviamo verranno disattivati sia il blocco AMP sia il blocco CAB. Come potete vedere c'è un simbolo di divieto davanti. Questo significa che quando utilizziamo un profilo NAM non possiamo utilizzare un impulse response. E questa è una cosa molto importante, perché ricordiamoci che esistono vari tipi di profili NAM: profili di pedalini, profili di sola testata o profili di testata e cassa insieme. In questo caso, visto che all'utilizzo di un profilo NAM ci viene inibita la possibilità di utilizzare il cabinet, siamo obbligati, gioco forza, utilizzare un profilo NAM che sia comprensivo anche di cabinet. Quindi in questo caso, che mi trovo nella finestra Snapton, vado alla ricerca di uno slot libero, eccolo qui, troviamo empty, clicco sui tre puntini che vedo qui di fianco, import Snapton file. Di nuovo vado alla ricerca di un mio profilo NAM, per esempio io scelgo il mio Plexi 20 watt. Attendiamo un attimo che venga caricato. Ecco che il profilo è stato caricato, lo selezioniamo e siamo pronti a suonare con il nostro suono. Una funzione interessante che ci tengo a sottolineare del Valiton GP5 è la modalità di control. Infatti, come abbiamo visto fino ad ora, alla pressione del foot switch possiamo solamente avanzare tra i preset, ma in realtà abbiamo una funzione che ci permette di accendere e di spegnere un effetto o gruppi di effetti all'interno del preset. Questa funzione può essere attivata anche direttamente dal pedale, ma ve la mostro da smartphone perché è da qui che è più fruibile. Innanzitutto andiamo su Global e poi scendiamo finché troviamo Foot Switch Settings. Qui selezioniamo la modalità CTL, ovvero Control. Come avete visto, ora il LED ha cambiato anche di colore. Torniamo in Edit e ora andiamo su Patch Settings. Qui possiamo scegliere quali effetti di questo preset verranno attivati e disattivati alternativamente alla pressione del pulsante. Ad esempio, io seleziono il chorus, quindi la modulazione, e anche il delay, che in questo caso sono spenti. Quando andrò a premere il pulsante, il LED cambierà di colore e chorus e delay, che io ho selezionato, si accenderanno. Quando premo di nuovo si spegneranno. E quindi che cosa dire di questo Valiton GP5? Beh ragazzi, tenendo conto del prezzo di vendita, 70-80 euro, tenendo conto delle dimensioni, io devo dire che è sorprendente. È sorprendente pensare che in una robetta così piccola ci siano così tanti effetti, così tante funzioni e ci sia anche la possibilità di caricare, oltre a tutto quello che abbiamo già visto, 20 impulse response e 30 profili NAM. E per quanto riguarda il discorso dei profili NAM, ricordiamoci che per forza di cose c'è una conversione, viene fatta una conversione, quindi un minimo di degrado. E se devo essere onesto, e mi piace essere onesto, il degrado non è minimo, ma si fa sentire, perché ho fatto un video di confronto e effettivamente rispetto al profilo originale si sente che c'è ovviamente un calo di qualità complessiva. Però ricordiamoci sempre che dobbiamo valutare, almeno è quello che cerco di fare io, di valutare un prodotto naturalmente anche tenendo conto del prezzo di mercato. Se mi avessero venduto questo per 300 euro magari avrei avuto qualcosa da ridire, ma ovviamente per 70-80 euro devo dire che effettivamente è un best seller, c'è poco da fare. Come casi d'uso lo possiamo utilizzare come in questo caso
da solo, senza niente, ero collegato direttamente alla mia scheda audio, fine. Oppure lo vedo più spesso utilizzato in pedaliera, quindi magari abbiamo una pedaliera composta da nostri pedali magari analogici e questo lo utilizziamo come simulazione di amplificatore. Può ovviamente tornarci utile anche per lo studio in casa, ma soprattutto magari anche come sistema di backup, come muletto se malauguratamente il nostro sistema digitale dovesse venir meno. Dunque ragazzi, mi piacerebbe conoscere anche la vostra opinione, se per caso lo avete utilizzato o lo possedete, fatemi sapere come vi trovate, se vi è piaciuto o meno, ma soprattutto spero che questo video sia servito a tutte quelle persone che sono indecise sull'acquisto, magari guardando questo video sono riuscite a farsi un po' un'idea se questo può o meno essere il prodotto che fa al caso loro. Come al solito ragazzi, io vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, aiuterete questo canale a crescere e io vi ringrazio sin da ora. Vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robirocks.it dove trovate i miei profili, trovate i miei impulse response, i preset che faccio anche per gli altri sistemi digitali, i corsi, le masterclass e molto altro. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!